Buongiorno, adesso riderete un po', ma vi devo far ridere perché nessuno ha un staff così competente e meraviglioso come ce l'ho io. C'ho le mie donne da tutte le parti del mondo che mi consigliano e che mi dicono cosa posso, cosa non posso fare. Adesso vi faccio vedere una cosa. mm? Ecco, lo so perché prima non riuscivate a capire, ma adesso capirete. La mia amica Elsa, mi chiama l'altro giorno e mi dice, è il mio staff, è il mio staff degli amici consulenti che neanche J-Lo ce l'ha, che dice, ascolta, però, ultimo video che hai fatto, sembra che tu mentre parli stai guardando qualcuno che sta seduto vicino a me, ma vicino a me non c'è nessuno. Allora, ho dovuto studiare e comprendere perché ho girato un attimo il cellulare per avere una immagine più grande del monitor quando guardate video su YouTube e di conseguenza non avevo capito che io devo sempre guardare verso un determinato punto, bionda come sono. E allora il suo consiglio è stato utile, ho dovuto studiare. Faccio un po' fatica e magari in questo primo video capirete che ho l'occhio che scappa, ecco vedete la differenza? Perché praticamente occhio mi scappa nel vedere me stessa, invece devo guardare sempre al punto dove si trova la camera e spero che questa volta uscirà bene. Io vi sono molto molto grata per questi consigli perché sono estremamente utili per me e non sentitevi in imbarazzo, io non mi offendo se sono le cose costruttive, anzi sono molto grata, come vi ho detto, è come avere un staff meraviglioso che mi sostiene perché lo so che intenzioni delle amiche, delle persone sono veramente non buone, ma bellissime. Seconda cosa che è importante, che ho notato che tantissimi state scrivendo ancora riferito alle paure per futuro, a tutta questa storia che ancora non è finita con coronavirus, perché non è solo il coronavirus in sé che poi passerà, migliorerà, ci saranno vaccini, chissà cosa, ma proprio questa ansia per il futuro, specialmente per un discorso di tornare nella normalità, specialmente economica. Però io oggi non toccherò questo l'argomento perché darò la priorità agli altri, all'altro argomento che poi con questo argomento mi aggancio su quello che andremo a fare venerdì, cioè approfondire di nuovo, anche se servirà 1000 volte, come superare determinate paure. Però prima di cominciare a parlare di come scoprire i nostri talenti per migliorare il nostro futuro e per aumentare questo senso di sicurezza, volevo ringraziarvi anche per tutti voi che avete comprato già i libri, tutti voi che vi siete fatti sentire, vi sono molto 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 grata e poi per un altro messaggio che mi è arrivato che dice ascolta però non cominciare ancora con il libro, con le lezioni perché come lo sapete vi ho promesso e lo farò proprio le piccole lezioni che seguiranno come un piccolo corso gratuito per voi su questo video canale per spiegarvi il libro e per farvi capire come che funziona questa tecnica che a me ha permesso, che ho creata grazie a 25 anni di esperienza, di ricerca, di corsi, di viaggi, di interpretazioni, di lavori, ok? Grazie a tutto ciò io vi farò questo piccolo corso gratuito su questo YouTube seguendo le lezioni proprio in modo un po' più sensato, ok? Ma mi hanno detto però dacci il tempo di acquistare il libro perché questo sarà un materiale che utilizzeremo, potete sottolineare ed è stata una cosa vera, veritiera, di sicuro molto utile, di conseguenza io vi darò ancora tempo perché il libro è appena uscito di acquistarlo e di poi avere il materiale utile per seguire le lezioni. E vi sono molto grata perché questo vuol dire anche darvi il sostegno e apprezzare il lavoro che stiamo facendo insieme, non lo sto facendo solo io. Grazie, grazie, grazie. E adesso volevo però parlarvi dell'argomento d'oggi. L'argomento d'oggi praticamente sarebbe di nuovo
abbiamo già anche questo toccato un po', ma la domanda vera era: ma io come posso comprendere e capire quali sono i miei talenti? E perché soprattutto vi serve magari di capire quali sono i vostri talenti. Ehm, Vi serve perché così scremate un attimino tutta questa concentrazione delle idee che possano essere nella visione di cosa fanno gli altri, ok? Perché tutti siamo un po' in questa giungla delle situazioni dove uno fa l'altro, ha successo con questo, con quello, e io cosa potrei fare e come posso io esprimere i miei talenti. Allora, ehm, ci sono 3 semplici domande che dovete imparare a farvi per scremare un attimo questa cosa qua. E perché questo è importante? Perché io non sono della convinzione, ma lo so perché la verità è, se andate su YouTube, se guardate un po' il mondo, se cercate un attimo in giro le informazioni vere, comprenderete che si può guadagnare da tutto. Noi abbiamo tutti un po' questi vecchi modi di vedere, aprire un negozio, tenere una vetrina, proporsi in un determinato modo, puntare su network marketing, puntare su vari tipi di vendita, di processi che più o meno sono simili, ok? E tutto ciò ci sta. Per carità, è meraviglioso perché il mondo è pieno di talenti, ma non siamo tutti uguali e possiamo concedersi e permetterci di guadagnare attraverso i nostri talenti facendo qualcosa che nessuno mai avrebbe pensato che questa cosa qua è possibile, specialmente se sono le modalità diverse. Allora, per accorciare, per essere nel breve, ok? Voglio che sappiate che è possibile scoprire, scremare i nostri talenti e capire come utilizzarli in modo migliore per noi, e questo comunque ci permetterà un domani di creare la nostra mappa, ok? Nella nostra mappa di vita per arrivare a determinati obiettivi. Ecco. Ecco perché oggi parlo di questo e venerdì probabilmente tornerò all'argomento della paura e come creare questa mappa della vita. Allora, in prima cosa, importantissima la domanda è: quali sono i nostri punti di forza? Scusatemi se ogni tanto torno con occhio al vicino che non c'è, ma mi devo abituare. Se avessi qui il mio stock mi farebbe peng peng peng. Ok, allora, quali sono i miei punti di forza? Cosa vuol dire? Pensiamo un attimo cosa ci viene in modo spontaneo, non punti di forza perché noi ci siamo, noi abbiamo osservato qualcun altro quello che fa e adesso siamo in, ma proprio lo se ti viene in modo spontaneo, magari l'hai anche migliorato con anni, hai imparato, sei un grande comunicatore, riesci a parlare facilmente, qualcuno riesce a scrivere, qualcuno è molto tenero, qualcuno è molto buono, qualcuno è molto generoso, qualcuno è pignolo, persino queste cose qua un po' nell'estremo, essere preciso, essere determinato, essere pignolo, sono tutti i nostri talenti. Tornando a questa cosa qua, vi dico la Elsa, perché dico la Elsa perché è lei che mi ha fatto notare questa, è una persona molto precisa e pignola. È ovvio che i suoi talenti negli uffici, nell'organizzare documenti, nell'organizzarti magari anche la tua vita, potrebbe essere un pregio, ma anche da questa cosa qua magari potrebbe scoprire, e già sta guadagnando comunque in questa forma perché lavora presso gli uffici, ma per esempio per uno come me potrebbe essere un assoluto disastro. Parlando dei talenti, appunto, come ho nominato in video per i miei croati,
io ho un'amica e andate a vedere, davvero vi invito, tutto quello che io dico non è sponsorizzato, io non faccio sponsor a nessuno, non vengo pagata per niente come per i libri, per acquisti sull'Amazon e via così. È semplicemente perché vi faccio notare, per farvi capire, per farvi vedere anche le cose belle. Sotto le pagine del Love is Piece of Cake, ok? O sull'Instagram o su Facebook troverete queste creazioni delle torte, degli dolci in una maniera meravigliosa. Questa ragazza qua ha fatto la scuola d'arte proprio come artista che dipingeva e invece poi si è specializzata nel fare i dolci e fa di quelle robe che ci rendiamo conto che ci vuole la precisione, la pazienza, il stile artistico, la mano, tutte queste cose qua che non siamo proprio tutti portati di conseguenza, come dite voi in Italia, se io non voglio fare la figura di M, sicuramente acquisto e acquisterò i dolci se voglio fare una bella figura e una bella presentazione da lei e non mi metto neanche fare pasticcere, ok? Anche se potrei avere una buona manualità e la mia manualità magari è quella di dipingere una casa perché io sono un nato in bianchino e di conseguenza uno dei miei talenti è imbiancare i muri della casa. Ecco questo bel muro d'oro che vedete qua dietro, ho fatto tutto con le mie manine e così intendevo dire questo. Allora, quali sono i nostri punti di forza? Ma li vediamo da soli? Questa è la prima domanda. Seconda, come è il modo migliore che noi performiamo, il nostro performance in questo punto di forza? Cosa vuol dire? La domanda è riferita alla nostra modalità, cioè io posso essere anche brava a scrivere, posso essere brava a parlare, posso avere un vocabolario molto importante, ma potrei essere timida, potrei essere una persona poco espansiva. È ovvio che per me la modalità sarebbe più idonea a scrivere il libro e non fare il video, ok? Una cosa non esclude l'altra, è una cosa lavorando su noi stessi non vuol dire che noi non ci arriviamo e su questo parleremo prossima volta, ma sempre partiamo, qui stiamo parlando del scoprire e rinforzare quello che ce l'abbiamo già dentro e poi strada facendo migliorare i nostri punti di forza anche nella modalità di espressione, ma tenendo presente sempre quello che è più facile perché ci viene in modo naturale, quello che siamo noi. Allora, come dicevo, com'è che io performo in modo migliore? Se mi metti in un ufficio, ho guardato l'altro giorno un film su spionaggio, adesso vi faccio ridere di nuovo, un film su spionaggio dove a un certo punto la tipa andata lì doveva prendere un documento e c'era tutto il database degli documenti, delle ricerche su una cosa piccola così, che era dentro una lettera. Io ho fatto la battuta a mio marito, ma questa è la verità. Ho fatto la battuta a mio marito. Io avrei perso una biblioteca di Alessandria se mi mettevano i dati su questa cosa, perché sono in grado di perdere interi faldoni degli documenti. Di conseguenza sicuramente per me comunicare, esprimermi, avere un vocabolario, scrivere un libro, parlarvi sul video perché potrei parlare con tutto il mondo, non sono timida, sono aperta al mondo, tutte queste sono le mie qualità che io posso usare. Mettetevi in un ufficio, fare i numeri, mettere in ordine faldoni, organizzare una cosa di questo genere. Sappiate che la situazione di Chernobyl era migliore dopo, dopo la bomba di quello che troverete dopo la mia passata nel vostro ufficio. Di conseguenza questa è la seconda domanda che vi dovete porre. Oltre il vostro talento, che possono essere numeri, può essere la matematica, può essere la logica, la finanza,
come che voi vi sentite che potrebbe essere la vostra modalità di espressione. Qualcuno riesce a fare un bellissimo dipendente di qualcuno, perché e ci sono tantissime persone che danno meglio di sé lavorando per qualcun altro e sono estremamente felici perché la loro mente è assolutamente libera da ogni tipo di progettazione e di paura di organizzare o di invece da miglior prestazione nel dover fare una determinata cosa, soddisfare questo bisogno e crescere anche dall'interno dell'azienda. Anche questo è un talento che non abbiamo tutti. Ci sono le persone che non riescano a lavorare per qualcun altro. Dico senza, questa è la seconda domanda. E terza, per tornare sempre a quello che abbiamo già detto con Anthony Robbins, quali sono i nostri valori. E io adesso ve li ripeterò. Potete tornare agli video precedenti che avevamo già fatto e parlato dei nostri valori, ma cosa vuol dire? Nella scala dei nostri valori noi abbiamo, qualcuno ha il successo, qualcuno avventura, qualcuno il piacere, qualcuno amore, qualcuno comfort e qualcuno sicurezza. Una volta stabilito qual è la nostra molla e cosa ci porta, a base di questa scala dei valori riusciamo a gestire anche i nostri talenti. Cioè, se amiamo l'avventura e sappiamo parlare bene, noi possiamo progettare questi video con enorme facilità. Se invece ci interessa la sicurezza, non ci piace esporsi, per esempio come la mia mamma, la prima cosa che mi va a dire è: tu ti esponi troppo, anche se sei brava a scrivere e fare, ti stai esponendo troppo. Perché? Perché per lei il senso della sicurezza sotto la sua visione, cioè di non mostrarsi a tante persone per non correre rischio, è uno degli suoi valori. Non vuol dire che lei è nel sbagliato, io nel giusto, vuol dire che nella sua scala della priorità lei non potrebbe, anche se ha il talento di scrivere, anche se ha il talento di dire tante cose ed è molto intelligente, non è aperta come me e non gli piace questo tipo cosiddetto di avventura o del rischio. Queste sono le 3 domande su quali dovete rispondervi per capire e creare la mappa dei vostri progetti per il futuro attraverso i vostri talenti. Però io su questa cosa qua vorrei anche leggervi un'altra cosa importante. Ecco, vedete che mi scappa l'occhio di là, è molto difficile. Devi comprendere, ve lo leggo, detto dall'Anthony Robbins, che io adoro e spero un giorno di abbracciarlo. Allora, nel frattempo, comprendi dentro di te che tu non sei dove sei adesso. Non farti convincere che tu sei solo quello che dove sei adesso. Cosa vuol dire questo? Che questa è la situazione in quale mi trovo, ma io non sono quella situazione, io posso trasformare la situazione. E cos'è che devo altro accettare dentro di me per trasformare questa situazione? È importante non essere, cioè è importante, scusatemi, comprendere che non è sempre il raggiungimento dell'obiettivo, ma è quanto diventare noi quello che riesce sempre a farlo. Cioè non è importante se noi abbiamo raggiunto determinato obiettivo, ma essere consapevoli che noi possiamo sempre farlo, cioè diventare quella persona che è sempre in grado di raggiungerlo. Anche se oggi non sono ancora lì, essere consapevole che per me non è un problema, perché io sono la persona che raggiunge i miei obiettivi. Ecco, un po' come storia del libro mio o come tante vostre storie. Io spero che vi è piaciuto tutto ciò, spero che vi dedicherete a voi un po' di tempo per riflettere un attimo sulla vostra persona, che sicuramente ha tantissimi talenti, e ricordatevi che voi non siete
dove siete oggi, siete semplicemente sulla strada dove creeremo la vostra mappa con i vostri talenti per il raggiungimento degli obiettivi, consapevoli che voi riuscirete sempre a ottenere i vostri obiettivi, nella ricchezza, nell'abbondanza e nella felicità. Vi auguro una buona giornata, scrivetemi, siete pronti per le nuove esperienze, per nuovi momenti di felicità. Un bacione e a venerdì.